Ciao a tutti, bentornati nel nostro canale 128 Corse. Cosa facciamo oggi, Ema? Oggi, a grandissima richiesta, il nostro setup che abbiamo testato sull'OBZ. Sulla nostra pista, Esatto. La macchina che avete visto nei video, nei reel che girava nella nostra pista, la pista di Gorgonzola, in questo caso dell'evento di Gorgonzola, ve la vogliamo presentare. Volevate sapere che tipo di setup abbiamo usato e vi diciamo tutto, adesso, in questo istante, vero? Ve lo facciamo solo per voi. Sigla! Allora, innanzitutto, prima di farvi scoprire il setup che abbiamo utilizzato, vi parliamo della nostra pista, quindi una pista di un tracciato misto, con un misto tecnico e poco veloce, si può definire così. È una pista che a Gorgonzola abbiamo montato per l'evento, abbiamo usato qualche settimana prima anche nella nostra palestra e ha una particolarità, quella di Gorgonzola, perché all'interno dell'ambiente dove l'avevamo posizionata questa pista aveva un altissimo grip, questo dovuto anche alla temperatura del locale pressoché costante, parliamo di circa 20 gradi di temperatura all'interno con un'umidità del 47%. Sì. Mentre sto parlando sicuramente state vedendo anche in sovraimpressione l'immagine della macchina che sta girando. E proprio per questo motivo, quindi con una pista così con elevato grip, abbiamo dovuto determinare un setup apposito per la macchina, un po' per la guida e un po' soprattutto per il tipo di pista che ci siamo ritrovati, sia dal punto di vista del layout, ma anche per l'alto elevato grip che appunto c'era. Detto questo, prima di tutto partiamo. Abbiamo utilizzato come scocca la Jomurema, completamente con tutti i suoi pezzi, quindi vuol dire anche col vetro in plastica, non in Lexan. Quindi era l'unica cosa che rimane al di fuori, erano proprio soltanto i fari nella parte retrostante. Una scocca che riteniamo sicuramente tra le migliori, tra l'altro come potete notare è ancora sporca dell'ultima uscita in pista, però riteniamo questa sia una scocca molto equilibrata, che funziona molto bene e soprattutto anche su questa macchina, quindi l'OBZ, è sicuramente una carrozza che ci piace molto e funziona molto bene. La macchina che avete visto poi nel video è questa, quindi ve la riproponiamo proprio presa dalla pista, messa sul piano di controllo. Come si dice, papale. Papale, quindi sul piano di riscontro abbiamo messa qui, quindi la rivedete e quindi questa è la macchina che abbiamo utilizzato. Allora, la categoria per noi è l'OBZ Class, quindi abbiamo ESC marca, motore 2005, ratio 10-53, abbiamo utilizzato appunto... Motore marca sempre. Motore marca, sì. Abbiamo utilizzato un differenziale a sfere con la corona marca. Abbiamo utilizzato poi dei cerchi offset 3 dietro e offset 2 davanti, gomme dietro V1RR10, quindi le radiali 10, davanti V5F30 cianate. Ok, questo è più o meno quello che abbiamo utilizzato per quanto riguarda le gomme. Ecco, le gomme per noi sono fondamentali, abbiamo visto che possiamo utilizzarle sia su cerchi PN o comunque cerchi qualunque, quindi non flangiati, con un bel bordo di ciano, oppure abbiamo utilizzato anche cerchi flangiati, però mettiamo sempre il ciano, questo è molto importante soprattutto nella guida per avere una precisione di entrata e di uscita di curva e anche per limitare il ribaltamento in caso appunto di elevato grip. Sì, abbiamo visto che comunque anche se flangiati e comunque tornite le gomme, quel poco di gomma che ha il bordo comunque che rimane fuori flangia, se non è cianato, purtroppo con l'elevato grip che c'è in pista, in alcune situazioni tende a ribaltare, soprattutto quando si vuole chiudere magari un po' più aggressivi. Esatto. Allora, che cosa abbiamo utilizzato come setup? Allora, partiamo dal presupposto che nella nostra pista, appunto, abbiamo detto il grip era molto alto, per cui abbiamo optato per una macchina molto morbida, anche perché il layout della pista era un layout sì per certi aspetti in alcuni punti veloci, ma in alcuni punti molto tecnico, e quindi avevamo bisogno di una macchina che fosse molto morbida. Non abbiamo voluto cambiare la side flex, abbiamo tenuto la media, quindi abbiamo tenuto proprio quella che viene data poi da loro, viene consigliata dall'OBRC, e però abbiamo optato per una molla quindi rossa, quindi una molla rossa. Aspetta, molto perché morbida. non si vede, togli il filo dell'ESC, ok.
quindi una molla rossa che permette di avere un bel movimento libero. Abbiamo utilizzato all'interno di questa L che va ad agganciare il telaio al banchino, dopo averla limata per bene perché deve essere molto libera, infatti vedete che anche dal punto di vista del rollio la macchina è praticamente libera. Abbiamo messo un po' di grasso marca 5K. Un bellissimo rollio. Sì, un bellissimo rollio, poi magari vi facciamo un v-roll dove vi facciamo vedere esattamente come lavora, un po' quello che è stato l'anteprima della storia di Instagram. L'abbiamo utilizzata sia con il peso in ottone sia senza peso in ottone. Abbiamo notato poca differenza, soprattutto in questa categoria. Quella che avete visto girare comunque aveva il peso in ottone. Dopodiché abbiamo utilizzato un avantreno, nuova versione 1.1, molle rosse, quindi anche qui molto morbido. Queste molle, poi vi mettiamo il link, comunque il codice di quello che abbiamo utilizzato, sono della PN, così come questa, PN Racing, per la versione delle macchinine della Kyosho MR02. Questo invece che vedete è la molla che viene utilizzata sul ammortizzatore centrale della PN. Anche di questo poi vi mettiamo il codice. Abbiamo utilizzato appunto la rossa, che è morbida ma non super morbida, perché poi vedete c'è una gradazione di colore delle molle che parte dall'arancione, che è quella più morbida, poi c'è appunto la rossa, la blu eccetera, però questo vi permette di avere una macchina comunque morbida, soprattutto se utilizziamo un side flex, come lo chiamano loro, medio. Abbiamo provato anche ad utilizzare un side flex soft, però la macchina tendeva ad essere un pochino meno precisa, questo dovuto proprio al grip della pista, utilizzando poi una molla morbida, quindi in caso contrario avremmo dovuto utilizzare una molla leggermente più dura con una side flex più morbida, quindi avrebbe avuto poco senso, tanto vale tenerla così. La macchina era molto costante, avete visto anche nel video, lavorava molto bene, in entrata e in uscita di curva lavorava benissimo. Abbiamo tenuto una barra che è quella che consigliano loro, quella con 2 puntini, quindi da 2 punti, e infatti poi potete notare come la macchina comunque anche quando va ad ammortizzare tende sicuramente ad essere molto precisa e a scendere in maniera quasi perfetta sia diciamo assieme sia davanti che dietro nello stesso movimento, e questo lo si può notare anche quando la macchina tende a muoversi o comunque a ammortizzare da un lato e poi dall'altro. La cosa molto interessante, che è molto importante tra l'altro, è che quando io vado a schiacciare la macchina, questo l'abbiamo già fatto vedere con la GLR, quando vado a schiacciare la macchina sul lato deve lavorare esclusivamente la parte dietro e la molla di riferimento. Stessa cosa dall'altro lato, vedete che si muove questa molla ma questa non si muove, questo vuol dire che la macchina è perfettamente bilanciata e sta lavorando in maniera perfetta. Speriamo di avervi fatto una cosa gradita, e questo appunto è il setup che vi avevamo promesso. Se avete domande, naturalmente se avete domande siamo disponibilissimi a rispondervi e anzi iscrivetevi al canale. esatto. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.